Quando disegniamo un volto possiamo trascurare un pochino la forma del naso, della bocca, delle orecchie, ma gli occhi, come disse Leonardo da Vinci, sono lo specchio dell'anima e noi lo sappiamo benissimo. Nel momento in cui disegniamo gli occhi ai nostri personaggi, loro prendono vita, istantaneamente. L'80% dell'espressività del volto dipende dagli occhi e a tutti piace avere uno sguardo magnetico, soprattutto a loro che stanno lì fermi su carta. E a volte è una fortuna che stiano fermi. In questo video tutorial non ci addentreremo troppo nei meandri dell'anatomia dell'occhio umano, anche se ti consiglierei di studiarla, perché una cosa la sappiamo disegnare meglio o ancora meglio nel momento in cui la comprendiamo a fondo. Detto ciò, con questo video tutorial imparerai come si disegnano gli occhi. 2 occhi! Sì, 2, perché disegnarne uno così di sfuggita è più facile. La cosa si complica quando ne dobbiamo disegnare 2 e ovviamente simmetrici. E allora impariamo come si disegna uno schema per gli occhi. Sul mio canale YouTube hai visto 2 schemi per il viso, uno in cui suddivido la linea degli occhi in 6 parti e l'altro in 5. Utilizzo tutti e 2 gli schemi, ti faccio vedere le differenze. Partiamo prima da quello da 5, che è più semplice. Queste sono le 5 sezioni. Gli occhi andranno posizionati nella casella, chiamiamola così, numero 2 e numero 4. Quindi nella casella 2 e 4 individuo il punto centrale. Dopodiché sui 2 segmenti che fanno da confine alle rispettive celle individuo 2 punti sopra la linea degli occhi e sotto, più o meno a questa altezza. Ora unisco i 2 punti con un segmento. Il segmento intersecherà il centro della cella. Fai attenzione alla simmetria, tutto deve essere specchiato. Se non riesci a mano, aiutati con un righello. Hai appena trovato l'inizio e la fine dell'occhio. Uniamo i puntini e cominciamo a costruire gli occhi. Parto dalle basi. È importante la simmetria. Tutto ciò che farai sul lato sinistro lo dovrai riportare specchiato sul destro. All'inizio non sarà facile e dovrai andare lentamente e farti aiutare da un righello, ma vedrai che col tempo, con la pratica, li disegnerai ad occhi chiusi. I giochi di parole in questo video si sprecano. La tentazione è quella di completare o perfezionare prima l'intero occhio sinistro per poi passare al destro o viceversa. Resisto a questo istinto e vado avanti piano piano, apportando gli stessi tratti e modifiche su tutte e 2 in contemporanea. Dobbiamo concentrare l'attenzione sulla struttura e non pensare subito alle rifiniture o addirittura al chiaroscuro. Rischieremmo di perderci. Dopo aver disegnato le palpebre superiori, trovo il punto d'appoggio della pupilla, che non è altro che il centro della casella, il punto mediano che abbiamo trovato prima. La pupilla e poi di conseguenza l'iride devono essere cerchi perfetti. Inizialmente, se mi riuscisse difficile ottenerli a mano libera, potrei disegnarli con l'ausilio di un cerchiometro. Squadre, righelli, cerchiometri, compassi sono tutti strumenti molto tecnici. Agli inizi ti sono di grande aiuto per costruire le forme, poi vedrai che con tanto lavoro e tanta dedizione, col tempo piano piano li abbandonerai e farai tutto a mano libera. Dopo la pupilla disegno l'iride. Attenzione, l'iride non la vedrai mai completamente. In uno sguardo rilassato, che non voglia rappresentare particolari espressioni o che non guardi in una direzione troppo angolata, l'iride è leggermente nascosta dalla palpebra superiore e a volte anche un po' da quella inferiore, come in questo caso. A sinistra ho uno sguardo rilassato, a destra ho uno sguardo che mi fa pensare che il personaggio stia provando della preoccupazione o stupore
Ho paura. Questo è uno schema base, regolare, quindi non mi addentro in espressioni particolari e rimango nello standard. L'iride sarà nascosta dalla palpebra superiore e leggermente da quella inferiore. Ora disegno questa. Sai come si chiama questa? Caruncola lacrimale. Quei due affarini rossi all'inizio degli occhi. Molto importanti, non le trascurare, come non devi trascurare lo spessore della palpebra inferiore. Adesso che so dove verrà posizionata, vado a definire bene la parte visibile dell'iride. Ecco, la parte superiore dell'iride non si vedrà, nel disegno finale non apparirà. Come regola ti consiglio sempre di disegnare le forme nella loro interezza. In questo caso il cerchio dell'iride l'ho disegnato nella sua interezza. Questo ti permetterà di avere un maggiore controllo sulla precisione e la perfezione delle forme, a maggior ragione quando abbiamo a che fare con gli occhi. Torniamo al nostro schema, ma prima vediamo cosa evitare per far sì che i nostri occhi sembrino più realistici. A sinistra ho un occhio più realistico rispetto a quello di destra, non necessariamente più bello, ma più realistico. Questo è dato sicuramente un po' dal chiaroscuro, ma soprattutto, guarda bene, dalla forma. Sintetizziamo subito le forme e compariamole, per comprendere ancora di più la struttura e come scostarci dal disegno di destra, che potrebbe essere benissimo fatto da un bambino. Visto? In maniera molto semplificata, questi punti e questi segmenti ti danno l'idea della forma essenziale dell'occhio. Adesso, in maniera molto semplificata, con uno stile quasi fumettistico, inserisco dei riflessi di luce. Semplifico perché mi voglio concentrare sulle forme. Qualora il tuo obiettivo fosse quello di disegnare un occhio iperrealista, allora ti dovrai concentrare su tutti i riflessi che verranno rimbalzati sull'occhio, tutto l'ambiente circostante e tutte le luci, per 2 volte occhio sinistro e destro. Semplificare al massimo, tendenzialmente lo si fa disegnando fumetti, significa disegnare un ovale più o meno in questa posizione. Un'altra forma semplificata per rappresentare il riflesso della luce potrebbe essere quella più rettangolareggiante di una finestra di fronte, di una vetrata. Rettangolareggiante, però tenendo conto che l'occhio è sferico. Come questo. Non solo l'occhio è lo specchio dell'anima, ma è proprio uno specchio sferico che riflette tutto ciò che gli sta intorno. Ma torniamo ai nostri occhi semplici, essenziali. Non sono finiti, dobbiamo disegnare le ciglia. Per disegnare le ciglia dobbiamo attenerci un po' alle regole dei capelli. Tratti sinuosi, mano leggera, o almeno più pesante all'inizio del tratto del ciglio, per poi alleggerire verso la fine. Le rilascio in maniera non troppo perfetta, quasi come se fossero scompigliate. Questo per conferirgli un tocco di naturalezza, quasi come se l'intreccio tra loro formassero dei triangoli. Ovviamente il nostro obiettivo sarà quello di non fare così. Se guardi un occhio di profilo, noterai che le ciglia non hanno un andamento dritto, ma curvo. Questa curva la devi rappresentare anche frontalmente. Le ciglia devono sconfinare nella parte bianca dell'occhio, per intenderci. Altrimenti si incorre nel rischio di disegnare uno scarafaggio visto dall'alto. Ora, con il chiaroscuro rendo questo occhio un po' più tridimensionale.
Fai attenzione alla palpebra superiore, non è una semplice curva, sono piuttosto 3 segmenti, o meglio, 3 curve molto lievi che si intersecano tra di loro. Poi accenno anche la sporgenza della palpebra inferiore. Dopo tutte queste premesse posso disegnare gli occhi sul viso. Mi atterrò a tutte le regole dette fino ad ora. La linea degli occhi suddivisa in 5 parti uguali ce l'ho già. Disegno il punto iniziale e finale dell'occhio. Più inclinato sarà il segmento che intersecherà questi 2 punti e più gli occhi saranno esotici, orientali. In questo caso, avendo uno schema sotto, preferisco partire dalle palpebre inferiori. Mi risulta più comodo. Faccio molta attenzione a farle uguali ma specchiate. Non è subito facile ottenere l'occhio sinistro riflesso in quello destro e viceversa. Ma se procederai per step, per gradi, allora tutto risulterà più semplice. Sul punto centrale della mia sezione si appoggerà il cerchio della pupilla. A forza di disegnare a mano libera mi sono dimenticata dei segmenti che vanno da punto a punto. Non sono strettamente necessari, li ho utilizzati prima per farti capire bene lo schema. Quindi disegno la pupilla e poi l'iride. E poi disegno le palpebre superiori e accenno, a seconda dell'età che voglio conferire a questo personaggio, le palpebre inferiori. Se accentuo molto questo tratto, allora il mio personaggio risulterà più anziano. Ok, le fondamenta le abbiamo gettate, ora state a personalizzare questi occhi con il chiaroscuro, i colori, il tratteggio, con tutto ciò che vorrai. Il più è fatto, hai capito la struttura dell'occhio e adesso ti puoi sbizzarrire come meglio credi. Mi preme farti vedere come utilizzo invece lo schema da 6, la linea degli occhi suddivisa in 6 parti uguali piuttosto che in 5 come abbiamo visto. Lo schema con la linea degli occhi diviso 6 è più libero e infatti lo utilizzo spessissimo. Il fatto che sia libero potrebbe trarre in inganno chi è agli inizi. Vediamo allora come disegnare gli occhi sullo schema da 6. La struttura di base è la medesima che hai visto fino ad ora. La cosa che cambia è la partenza degli occhi. In sostanza, sui segni di inizio cella posiziono le caruncole lacrimali, l'inizio degli occhi. Quindi nello schema da 6 non devo disegnare l'occhio all'interno della cella, perché gli occhi risulterebbero piccoli e molto distanti tra loro. A livello didattico mi interessa molto sapere se preferisci lo schema da 5 o da 6. Se ti va, lasciamelo scritto nei commenti. Al momento ci fermiamo qua, ovviamente sugli occhi c'è ancora tanto da dire e molto probabilmente dovrò fare altri video tutorial. È importante che tu abbia recepito i passaggi fondamentali per costruirli. E ovviamente, come sempre, se è un argomento di tuo interesse, lasciamelo scritto nei commenti. E tu, che ci fai qui? Ah, capito! Anche l'occhio vuole la sua parte. Ciao ciao!